Gli elementi stilistici non sono cose che riguardano il design. Esso è senza tempo e viene progettato rispondendo alla necessità e come soluzione a problemi da risolvere. Così Bruno Munari parla del buon design. Poi De Fusco aggiunge che i principi fondamentali del prodotto industriale sono la standardizzazione e la serialità. Oggi parliamo di un genere di modernariato molto in voga, il vintage industriale. Se parliamo di vero modernariato industriale vintage, dobbiamo fare un tuffo indietro negli anni 60, in pieno boom economico. L'Italia vede una stagione di benessere ed espansione industriale come mai più abbiamo visto. Spuntano fabbriche ovunque. Sono gli anni del calcestruzzo, dell'Eternit a go-go e di capannoni costruiti in brevissimo tempo. In questo contesto cresce per l'industria l'esigenza di creare le proprie linee di produzione in modo veloce e più profittevole. Le imprese coinvolte in tutto quello che riempie la fabbrica non si fecero certo attendere. La richiesta era di arredi, accessori e macchine che rispondessero a questi tre requisiti: produzione economica, robustezza e semplicità. Gli oggetti industriali quindi vennero creati progettati intorno alle loro caratteristiche. Sono manufatti dalle linee minimali, spesso combinati in legno e ferro. Sembrano oggetti pensati dalla scuola Bauhaus, che privilegia il razionalismo e soprattutto il funzionalismo, come essenza del design e totale assenza di ogni vezzo estetico. E grazie alla loro robustezza sono arrivati fino ai giorni nostri. Ed ecco che in rete oppure ai mercatini il modernariato industriale negli ultimi 20 anni ha preso sempre più mercato e appassionati. Ma di queste cose cos'è che si trova di più in giro? I più comuni sono scrivanie metalliche, lampade da capannone, lampade da scrivania, banchi e sedie scolastiche, torce, cassette portaoggetti, sedie girevoli, sgabelli fino anche a quadri informativi e insegne smaltate. Spesso questi oggetti svolgevano funzioni ben precise. Erano sedute per operai che manovravano macchinari, erano lampade che illuminavano torni ed altro, erano cassette contenenti parti da installare in una catena di montaggio, erano scrivanie di capi uffici e portinerie. Anche il materiale con cui erano fabbricati ricalcava perfettamente quelli utilizzati per la fabbricazione dei macchinari stessi. Questi oggetti spesso avevano delle targhette del produttore, simili a quelle che potete trovare su un vecchio tornio o altro di quel periodo. Ma vediamo i colori. Di solito erano oggetti verniciati a polvere, perché erano più resistenti ai graffi e alla corrosione. Li riconoscete anche perché di solito presentano una verniciatura cosiddetta a martello, per l'effetto battuto che ha sulla superficie. Potete trovare questi manufatti verniciati in verde salvia, carta da zucchero, beige, marrone scuro e grigio, che di solito erano le colorazioni più utilizzate nel mondo industriale. Spesso le stesse tinte usate per trapani a colonna, mole, eccetera. Le costruzioni utilizzavano manopole di regolazione, snodi a sfera o a stringere. Si usavano semplici strutture in tubo a sezione circolare a cui veniva rivettato il legno compensato oppure avvitato. I tavoli e le superfici di appoggio erano metalliche o coperte di formica. Sì, quella che chi ha la barbetta un po' brizzolata come me si ricorda sui banchi di scuola. I metalli usati principalmente erano ferro, acciaio e alluminio. Questa sedia che ho, ancora da restaurare, ha le gambe di appoggio che mi ricordano i razzi che in quel periodo si trovano nelle illustrazioni sullo spazio. Ora ferma. Quello di cui ho parlato fino a qui è il vero vintage industriale, ma purtroppo in rete e in certi negozi, catene di arredamento retro made in China, siamo stati invasi da quello che chiamano stile industriale. E secondo loro, per richiamare l'industrial, basta creare improbabili sgabelli con attaccati pulegge, manovelle, carrucole, così tengono tutto di nero e via. Ecco gli oggetti industriali. Ma per favore! Per non parlare di quegli interior designer che ti fanno l'appartamento stile loft newyorkese che sembra il set di qualche cosplayer steampunk dell'era vittoriana. Industriale non è sinonimo di ingranaggio. È la testimonianza di come in un momento di espansione industriale una nazione ha prodotto oggetti con linee essenziali, rispondendo a una progettazione che era pura funzione. Ma come posso adattare gli oggetti industriali nel mio arredamento moderno? Proprio per le loro linee semplici, credo che siano adatte per ambienti molto alti, magari qualche ristrutturazione di un'ex fabbrica adibita ad abitazione. Gli oggetti industriali stanno bene in ambienti minimali, poco riempiti, e dalle rifiniture più spartane. Magari potete interrompere la loro austerità con qualche punto di colore o opera d'arte
che ne crea il contrasto. Abbiamo quindi visto i materiali, i concetti costruttivi e le tipologie e il loro possibile impiego moderno. Quindi al prossimo mercatino dateci dentro, alla ricerca dell'industria perduta. Però sapete una cosa? C'è di più. Questi oggetti per molti hanno un valore in più. Sono il simbolo di un'Italia che aveva ancora una sua produzione interna. Sono oggetti legati a fotografie del mondo del lavoro che è stato, silenziosi testimoni della routine giornaliera di generazioni passate, che hanno contribuito a rendere grande il Made in Italy nel mondo. Gli oggetti vintage sono più di semplici orpelli da fare impolverare su una mensola. E riguardandoli, facendoli rivivere, forse tentiamo di mantenere in vita una memoria collettiva che nell'Italia del 2023 sembra così distante.